Ragazzi, buongiorno. Questa mattina mi vedete un po' triste, anche Sara è abbastanza triste perché lasciamo un posto in cui ci siamo sentiti come a casa. Non ve lo mostro perché ovviamente non è una struttura dove potete venire, in quanto siamo stati ospitati da una coppia fantastica che avete già visto. Il proprietario Valentino ha una super teneria come la nostra moto che si trova in Sud America. Siamo un po' stanchi anche perché ieri sera abbiamo fatto festa, abbiamo mangiato delle cose che questo è un altro motivo per cui ci dispiace lasciare questo posto. Siamo stati veramente benissimo. Oggi sarà una giornata di trasferimento e andremo ad Altamura, altra bellissima coppia. Non avremo tantissimo tempo per condividere tutto quello che c'è da vedere perché c'è veramente tantissima roba, ma ci siamo ripromessi che torneremo per mesi perché la Calabria, la Sicilia, ma tutto il Sud Italia va condiviso, va conosciuto. Noi in primis non lo conosciamo, quindi come promesso a loro torneremo assolutamente fine anno prossimo. Ora vamos! Moto già carica, Sara pronta, salutiamo una delle migliori moto del mondo. Torneremo a prenderti non questa moto nello specifico, ma una moto identica in tutti i dettagli, anche il paramotore, kit wall crosser, ragazzi, identica. La giornata non promette bene perché questa mattina tantissimo vento, ha piovuto fino a poco fa, ma ho visto le previsioni che sarà una giornata buia e tempestosa, ma noi come sempre teniamo duro. Speriamo che anche la sorellona, come la Tenerona, tenga duro. Oggi si riparte da Marcellinara con un leggero accenno di autunno e con una buona dose di malinconia. Buongiorno. Alla fine con Sara abbiamo deliberato, guardate il meteo, qua per un attimo si è aperto, 2 minuti fa pioveva, però c'è tanto vento, guardate gli alberi, quindi forse lasceremo indietro Craco, ci torneremo con più calma, bisogna dedicargli il giusto tempo. E oltre a dedicare il giusto tempo alle terre, è giusto dedicare il giusto tempo alle persone che ci hanno coccolato qui a Marcellinara, qui in Calabria, e che ci coccoleranno, perché lo sappiamo, ad Altamura in Puglia. Quindi largo ai rapporti umani, largo agli amici e andiamo dritti, direzione Altamura, lasciando metà cuore qui in Calabria, qui a Marcellinara. Un bacio a Eronima, Valentino, Valentina e Elena, sempre con noi. Alla Puglia dedicheremo ancora meno tempo perché, come sapete bene, dobbiamo andare per forza di cose ad EICMA, altrimenti saremmo restati qua nel sud fino a Natale, cioè poco prima di partire per il Sud America. È il momento di andare a ballare in Puglia, non vediamo l'ora di abbracciare Anna e Tonio. Ne approfitto per dirvi anche il riparo dal vento, guardate le piante per capire la quantità, protezione sulle gambe quasi totale, protezione nella zona del petto ottima, nel casco secondo me dovrei avere il cupolino leggermente più alto, io sono alto quasi 1,90 m e ho la sella alta della Wunderlich, però vi faccio sentire una cosa per farvi capire quanto cambia. Se mi sollevo tipo 4 cm sicuramente sentirete un rumore molto più forte. Così è in posizione per dirvi che 2, 3, 4 cm fanno una differenza assurda. Ovviamente il cupolino è registrato nella posizione massima, comunque anche nella configurazione originale protezione ottima. Chiaramente stiamo risalendo, quindi questo che vediamo sulla nostra sinistra è il Mar Tirreno. Ricordiamo che la Calabria ha 800 km di costa. Anche percorrendo la Salerno-Reggio Calabria i tesori calabresi vengono fuori, guardate le colline e le costruzioni. È una natura che a suo modo domina, un po' come domina in Argentina, in Sud America. È una natura difficile che ha un po' contribuito a preservare i tesori, culture e tradizioni senza che altri siano penetrati e abbiano sconvolto, perché il territorio ha fatto da protezione a questo scrigno in un certo senso magico e in un altro senso un po' più difficile. Valentino raccontava di sua nonna Teresina, venuta a mancare un po' di anni fa, che ha sempre mantenuto i suoi abiti da pacchiana, nel senso che sono abiti tradizionali. Ogni piccolo paese, Marcellinara aveva un suo stile, Tiriolo, il comune vicino ne aveva un altro, e la signora Teresina aveva un abito per ogni occasione, le occasioni importanti, i matrimoni, tutti i giorni. Abbiamo visto delle foto meravigliose, ma ne riparleremo perché quando scenderemo di nuovo è un argomento che vogliamo assolutamente trattare, troppo interessante. Ragazzi, bisogna parlarne perché di queste cose reali ne sono rimaste poco. Raccontavano che a Marcellinara solo una signora che ha superato i 90 anni continua a mantenere gli abiti da pacchiana e li veste
ogni santo giorno. Queste colonnine che vediamo, che di notte sono illuminate nelle parti bianche con i colori della bandiera italiana, primo esperimento in Italia, per quello che sappiamo, per il monitoraggio della guida assistita. È una predisposizione che si è fatta per il momento qui lungo l'autostrada del Mediterraneo. Siamo all'uscita per Cosenza e Rende, dove c'è l'università, che tra l'altro è frequentata anche da Valentina, figlia di Eronimo e Valentino, un saluto anche a lei. Nell'uscita di Cosenza è segnalato il Parco Nazionale della Sila. Ricordiamo, è l'altopiano più grande di tutta Europa, partendo da nord, diviso in Sila Greca, Sila Grande, Sila Piccola. Una delle nostre mete per l'anno prossimo. Vedendo le nuvole da lontano prevedo che ci aspetterà una bella lavatina, anche perché la moto è bella sporca, quindi dai, laviamo la sorellona. La cosa che dà un po' più fastidio è condividere con i video quando piove, altrimenti si rallenta un po' e si procede. È anche piacevole guidare sotto la pioggia, con il giusto approccio è un po' come riavvicinarsi alla natura, mettiamola così. Questo è il meteo dietro di noi e fortunatamente per il momento la nostra direzione è un po' più fortunata meteorologicamente. Questa è l'adrenalina di guidare una moto, cioè nel senso non sai mai cosa ti succede fra 5 minuti a livello meteorologico. Potresti trovare 25 gradi con il sole e magari potresti trovare 10 gradi con la pioggia. Inizia un tratto di strada che ci hanno segnalato come tratto che va da Sibari a Policoro, in cui bisogna fare particolarmente attenzione alla velocità mantenuta. Guardate che bello sulla montagna, l'arcobaleno che vedevamo da lontano. Comunque io sono convinto che molti di voi seduti sul divano avrebbero preferito se la nostra destinazione non fosse stata questa ma bensì l'altra. Invece stavolta dopo la pioggia il sereno e quindi godiamo dell'arcobaleno. Ecco il primo castello a 1 km e 400 metri. Ci avevano detto effettivamente che era ben segnalato e comunque lo segnala anche Google. Abbiamo da poco passato Sibari, è visibile ora il mare dall'altra parte, Mar Ionio, quindi abbiamo attraversato la Calabria da sinistra a destra. Ma che colori ha questo mare? Noi purtroppo con l'Adriatico non siamo abituati a questi colori. Sarà che adesso è uscito anche il sole, per cui i colori sono estremamente nitidi. L'effetto del vento sull'acqua, come se stesse scorrendo. You got a lot of exes, but none of them know you better. The stories you've heard could be you and I. Hey, let me explain to the reason why it's not us. You know there's no one else that you trust. You know it's true. Dove stiamo noi? Dove stiamo? Io ho detto questo. Che sorpresa, ragazzi! Mi sono messo avanti alla luce per non far vedere la moto. Non ho visto nulla! Lo so, Questo reticente che non potevi stare a casa, E che cacchio stavo aspettando? Siamo arrivati ad Anna, ci butta la pasta. Presidente da solo. Won't you lean on me? I'll catch you if you fall. So take a leap of faith if it's not is climbing up. Stop until common sense. Ci siamo, si esce! Bella giornata ad Altamura. Quando siamo stati novembre scorso, un anno fa, pochi giorni prima di partire, erano 2 giornate di pioggia piena. Finalmente la vediamo col sole. Siamo arrivati. È un piacere enorme. Dopo ve li presentiamo, ora con calma. È un buonissimo profumo, se fosse no, però profumo. Ciao ragazzi! Vamos! Stiamo percorrendo la periferia di Altamura, sentite vento anche stamattina probabilmente. Siamo su una piana pericolosissima, manco fossimo in Patagonia. questo è il vento entry level della Patagonia. Intanto ai lati gli splendidi paesaggi dell'Alta Murgia.
Guardate il contrasto tra le colline piuttosto brulle e invece il bosco che si sviluppa sulla sinistra. Salutiamo Anna che stamattina non è potuta venire e salire in moto con Tonio. Salutiamolo per la solita accoglienza che loro hanno nei nostri confronti. Ormai ci hanno abituato a tanto, forse a troppo per quello che ci meritiamo. Parla per te, cioè noi ci meritiamo questo e altro. Comunque li ringraziamo veramente di cuore perché come sempre, non è la prima volta, come sempre super gentili. Della Puglia siamo soliti un po' evidenziare la bellezza della costa, però ragazzi ha delle strade interne che sono una meraviglia come quelle che state vedendo. Iniziano distese di ulivi. Visibile da qui, Castel del Monte. Passaggio in una splendida pineta. Fanno sempre un po' estate, nonostante sia quasi inverno, questi pini, e fanno sempre Mediterraneo. Parcheggio per la visita a Castel del Monte. Ci sono anche navette, tra l'altro, che conducono in alto. Purtroppo non siamo arrivati al Castel del Monte perché Tonio aveva previsto di arrivare al piazzale in alto con le nostre moto, che sarebbe stato bellissimo. Però purtroppo oggi non si può salire in moto. Hanno fatto la giornata in cui l'ingresso a Castel del Monte è gratuito, quindi c'è molta gente, molti autobus e come si dice di solito, spunta, si deve tornare. Stiamo andando in direzione Trani, città della pietra e degli statuti marittimi che poi ci faremo ben spiegare. Siamo nel lungomare di una Trani affollatissima, del resto 28 gradi in questo momento, e questo ve lo presentiamo è l'Adriatico. Temperatura più alta di quando siamo andati a Tropea, incredibile. At night aligns all the shady features and all our empty worlds behind the sea. Pazzesco, messa benissimo, molto molto bella. Broken hearts. L'odore del mare che fa da sfondo e questo ci piace ancora di più. We can fight back, ready to go right back. Bellissima, bellissima. Localini pronti ad accogliere gente a pranzo di domenica. Pesce fresco. E poi Trani è la città bianca, quindi vedete questa pietra bianca splendere al sole di novembre, è incredibile. My life is homebrew for you. Oh, and get my heart in trouble. We all behold how our fates are growing, and when we come to life. And I believe in coloring the world, gotta holler to be heard in time. We can fight back, ready to go right back. Ci fermiamo per godere del panorama, giusto un attimo. To the sky, to the moon, making my skyline brand new. Abbiamo incontrato dei ragazzi che guardano i nostri video, adesso stiamo parlando con loro. Tra l'altro una delle ragazze è nostra conterranea di Montegiorgio, salutiamo il paese di Montegiorgio, di cuore. Noi si riparte direzione casa, questa volta salutiamo tutti i componenti della giornata, partendo da Tonio, passando per Francesco e per Giuseppe. Ciao ragazzi, grazie per la compagnia. Ciao! Si riparte stavolta da Trani. Costeggeremo tutto l'Adriatico, in parte con strada normale, in parte con autostrada, perché oggi si torna a casa. Ora, grazie al consiglio di Tonio, faremo tutta la superstrada fino a Termoli, eviteremo l'autostrada anche per risparmiare sul pedaggio, anche perché poi, guardate il vento, ho visto sul meteo oggi raffiche fino a 70 km/h. Cielo minaccioso, il vento ha coperto ogni cosa.
continua l'obbligo di uscita. Telonati, furgonati, caravans per Viento. Noi sono rimasti 152 km, 133 di autostrada. Dai che ce la facciamo. Sono rimasti 67 km per Civitanova Marche. Appena superata da poco uscita Grotta a Mare. Guardate che traffico. Tra 10.944 km, siamo partiti che ne aveva 10.008 circa, quindi 3.200 km quasi. Intanto ragazzi faccio una cosa, Sara è arrivata che sembra Elton John. Siamo partiti, c'era il sole, non ci siamo più fermati e questo è il risultato. Ma perché non ti sei fermata? Perché non ci siamo fermati, abbiamo tirato fino a casa, dritti fino a Fai casa. tanto ridere, cominciare adesso. E comunque, lei ha fatto il suo dovere, ora andiamo a farlo noi. Cioè, lavare, stirare per ripartire. Vamos! Oh, questa è la situazione delle gomme dopo 3200 km. Non si è spiattellata quasi per nulla, nonostante il peso. Il tassello è ancora bello importante. Questa è la situazione dell'anteriore. In questo punto, nel punto di giunzione tra la parte centrale e la parte laterale, sembra che ancora regga, perché questo è il punto debole di queste gomme. Ma vedremo strada facendo. Soluzione bagagli super approvata anche da Sara per quanto riguarda l'appoggio sulla schiena. Per il resto che dire, sono abbastanza cotto perché come avete visto c'è stato tantissimo vento, quindi ho un po' dolore agli occhi ma soprattutto al collo, ma ragazzi tutto super fattibile come dico sempre. Per quanto riguarda la moto ci farò un video dedicato, un video pippone dedicato, poi faremo magari un piccolo confronto anche con la Tenerona. Tempo di scaricare la moto e Sara già si è cambiata. Más o meno. Ora disfiamo i bagagli. Grazie ancora per il supporto e Ci vediamo ad ECMA. ci vediamo a ECMA. Ciao ragazzi. Baby, for love, go. Il suo stupore racconta la voglia di vivere, l'entusiasmo dietro a un sogno, il desiderio tenuto a bada con garbo. Racconta il valore autentico di due occhi che brillano davanti a due estranei che non potranno dimenticare quell'istante dal sapore eterno. Racconta l'Italia di provincia di un tempo, la nostra alla sua età. Le mamme ci osservano sorridenti come fossimo di partito, la partita, mi chiarisce l'amico di Samuel, probabilmente vedendomi spaesata. Avete visto? Dice timidamente una di loro. Siamo diventati campioni del mondo. Le sorrido, accompagnando la sua gioia, mentre la sento ripetere il mio nome come se fosse qualcosa da non dimenticare. Non sanno che sono loro, fuori dal campo, a essere i veri campioni del mondo. Take it to the big scene.